Bentornati su Criticets. L'artista di cui tratteremo oggi non è stato solamente un pittore, ma anche architetto, ingegnere e scultore. Stiamo parlando del genio italiano per eccellenza, Leonardo da Vinci. Precursore dei suoi tempi, ancora oggi il talento di Leonardo stupisce per opere diventate parte della storia dell'umanità. Ma prima di iniziare, ti consiglio di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella, per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Dieci curiosità su Leonardo da Vinci. Figlio illegittimo. Leonardo nacque nel 1452 vicino Vinci. Suo padre era il ricco e potente notaio fiorentino Messer Piero Frosino e sua madre, Caterina, fu probabilmente una contadina. Fra i due solamente Ser Piero lo riconobbe ufficialmente come figlio. Non aveva studiato. A differenza di altri noti artisti rinascimentali, Leonardo non ricevette mai un'istruzione formale. Tuttavia imparò a leggere e a scrivere all'età di 5 anni. Era un bambino estremamente intelligente e testardo. Era vegetariano. Il suo amore per la natura e per gli animali non si fermava solo all'osservazione e alla rappresentazione grafica delle loro forme. Si racconta che era solito recarsi nei mercati per liberare dalle gabbie gli uccelli pronti per essere venduti, un'indole sensibile influenzata dalla conoscenza delle dottrine neoplatoniche di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Era dislessico. Come Albert Einstein, Thomas Edison o Walt Disney, Leonardo da Vinci era dislessico. La sua abitudine di avviare progetti che non si sono mai conclusi è stata collegata a una tendenza del disturbo dell'attenzione. Era anche capace di scrivere in maniera speculare, potendo così far leggere i messaggi solo attraverso uno specchio. L'enigma del cielo azzurro. Leonardo fu probabilmente il primo a cercare di spiegare il colore azzurro del cielo, analizzando il modo in cui i raggi del sole interagiscono con i gas nell'atmosfera. Occorsero 4 secoli di sviluppo della fisica e della matematica per poter tradurre queste intuizioni in previsioni quantitative e permetterne così una verifica in senso moderno. Molte opere incompiute. L'artista in realtà realizzò solo 30 dipinti, tutti gli altri lavori rimasero incompiuti. Leonardo era un uomo con tanti progetti e tante idee da sviluppare. Difatti, quando si era stufato di un quadro lo lasciava a metà. Per tale motivazione, molte delle sue opere sono rimaste in bozza. Burlone. Si dice che Leonardo fosse un uomo di spirito. Amava raccontare barzellette e fare scherzi a tutti. Fra i molti, fatti da Leonardo, il più bizzarro era quello del ramarro. Si racconta che quando gli amici lo andavano a trovare, lui era solito far saltare fuori da una scatoletta un piccolo ramarro a cui aveva applicato strane decorazioni. Il carcere. Quando aveva 24 anni, fu arrestato insieme a diversi altri uomini con l'accusa di sodomia. Poiché nessun testimone si fece avanti per deporre contro l'artista e i suoi amici, le accuse vennero ritirate. Le macchine per volare. Leonardo, affascinato dalla natura, studiò assiduamente il corpo degli animali e fu ispirato da esso per creare bozzetti di armi da guerra. Ad esempio, è stato il primo a creare uno schizzo di un carro armato da guerra ispirato al guscio di una tartaruga. Inoltre studiò gli uccelli con particolare attenzione, in particolare pipistrelli e gufi. Basandosi su di essi, realizzò schizzi di aeroplani, elicotteri e alianti. L'accusa di negromanzia. Per curiosità scientifica, Leonardo sezionò molti animali, ma non si fermò solo a questo. La sua fama di sapere lo spinse anche a disseppellire i morti.
Un tema non semplice considerato che all'epoca era contro la legge di sezionare i cadaveri, perché considerato irrispettoso e blasfemo. Nell'epoca del Rinascimento la scienza non esisteva e c'è chi per questo accusò Da Vinci di necromanzia. Ti è piaciuto il video? Allora se ti va lascia un commento e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle prossime pubblicazioni.